Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo piccolo editoriale di quest'oggi, di questo venerdì 8 agosto del 2025. Insomma, è più quasi una provocazione, in realtà è comunque un modo per parlare della vicenda attaccante, di quello che sarà l'attacco del Milan. Innanzitutto grazie a tutti quelli che hanno seguito ieri, ad esempio, uno su tutti l'editoriale, quindi grazie a tutti voi. Se volete mettere like, mettete like, perché come al solito vi ripeto è gratis, così come l'iscrizione è gratis, così come dare i punti hype è gratis, è assolutamente senza costo, quindi se vi va è semplicemente un click, quindi grazie a tutti. Ma iniziamo subito perché, come detto, voglio farlo veramente molto corto, perché l'argomento in realtà è uno solo, e cioè l'attaccante centrale del Milan della prossima stagione, che riparte da Santiago Jiménez. Santi che insomma è arrivato in questa stagione un po' travagliata del Milan, non gliene faccio nemmeno troppo una colpa per il suo rendimento, dobbiamo anche fare, diciamo così, mettere dei punti fermi della stagione di Santiago, cioè è arrivato in una situazione complessa del Milan, molto complessa, è arrivato mentre peraltro si era appena cambiato allenatore, è arrivato a stagione in corso, trasferendosi da una squadra che comunque lui conosceva benissimo per andare in un campionato che lui non conosceva per nulla, è arrivato per di più anche mezzo acciaccato, ha giocato su quell'acciacco, ha discretamente fatto sul suo primo impatto al Milan, dopodiché si è rifatto male, è entrato e uscito dal campo come titolare, ha messo insieme, comunque ve li faccio anche vedere, dei numeri, diciamo così, rispettabili per un attaccante, perché comunque ha fatto 6 gol in quella seconda parte di stagione, non una roba trascendentale, però diciamo così che proiettato su un'intera stagione sono una dozzina di gol, 12-13 gol alla fine dell'anno. Non, diciamo così, un flop totale, non è, diciamo così, nemmeno esploso, anche perché ha avuto anche in quel caso un altro infortunio, e per di più, devo essere onesto, è venuto a giocare forse nel Milan peggiore degli ultimi anni dal punto di vista tattico per un attaccante. Se per alcune cose l'ultimo Milan di Pioli aveva delle lacune, ma per gli attaccanti non era così malaccio giocare in quel Milan, anzi, lo testimoniano anche i numeri dei gol di Loftus-Cheek, dello stesso Giroud nell'ultimo anno, anche se magari non era super mobile, ha fatto bene, ma in quel caso non era nemmeno il Milan di Fonseca, era veramente un Milan che tatticamente aveva poco senso. E quindi ha tante attenuanti Santiago, e da qui è giusto anche ripartire per fare una valutazione, è anche giusto fare una valutazione a 360 gradi della sua prima esperienza al Milan, e mi verrebbe da dire meriterebbe una seconda chance, o meglio forse addirittura la prima chance per quanto riguarda la prossima stagione. Ecco, questo è il discorso razionale del video. Poi entriamo in un discorso forse anche un pochino più irrazionale e anche molto personale. E qui vorrei sentire anche un po' la vostra, quindi nei commenti, che sono assolutamente liberi, potete scrivere quella che è la vostra idea sull'attacco del Milan del prossimo anno. E quindi qui vi premetto è sì, un misto di notizie di mercato, che magari avete già anche sentito in obbligo di riscatto, ma qui forse ancora di più è, diciamo così, è una valutazione molto personale dell'attacco e degli attaccanti del Milan. Una mezza idea, una mezza ipotesi, una mezza voce, per ora ancora mezza, visto che comunque
comporterebbe un giro di valzer notevole davanti, implicherebbe la partenza di Santiago Jimenez a titolo definitivo, ovviamente, rientrando così più o meno dalla spesa di quei 32, mi pare, se non ricordo male, più bonus che sono stati dati al Feyenoord, per non fare minusvalenza, insomma, non si dovrebbe andare tanto lontano dai 30, poco sotto i 30, insomma. Non diciamo così, una cifra insormontabile per un attaccante sul mercato. Mi verrebbe in mente, so che mandare un attaccante nello stesso campionato è altamente rischioso, ma ad esempio c'è una squadra un poco distante da Milano che cerca una punta dopo aver visto partire Retegui, forse anche Lukman, ma questa è un'altra questione. Ma a fronte di una partenza di Santiago Jimenez, magari vedi mai che il Milan, invece di prendere uno da affiancare Jimenez, a quel punto ne deve prendere due, e quindi proprio entrambi i giocatori che in questo momento sono sotto l'occhio del Milan, ovvero Højlund in prestito con diritto, intorno a una cifra ai 30 milioni, ma con diritto, un prestito che comunque ti consentirebbe di essere sì vincolato, perché con ogni probabilità lo United chiederà un prestito oneroso con diritto, quindi qualche soldino andrà comunque via in questa sessione di mercato, ma anche un ingaggio affrontabile, comunque a 4 milioni di ingaggio, quindi non un qualcosa di insormontabile. E prima di parlare di Vlahovic, vi devo dire che a me la questione un po' stuzzica. So che sembro un rinnegato, perché 6 mesi fa ero uno di quelli che diceva che insomma Santiago era un buon colpo, e lo penso ancora, che Santi possa essere un buon attaccante per caratteristiche, ha delle caratteristiche interessanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista realizzativo, magari un pochino meno rispetto al lavoro di squadra, ma dal punto di vista realizzativo non mi sembra malaccio, anzi tutt'altro. E quindi logicamente meriterebbe una seconda chance, però vi devo dire anche che sono parecchio stuzzicato, e qui come detto vi chiedo anche a voi un commento su cosa fareste, dalla coppiata Højlund-Vlahovic, un po' perché devo essere onesto anche qui, a me piace Højlund, ancora più di Vlahovic e ancora più di Jimenez, per caratteristiche che forse si sposerebbero meglio con l'attacco del Milan, sia con inserimenti lunghi di Rafa Leao, sia con inserimenti, se si sposta e si crea lo spazio, ad esempio di un giocatore come Ruben Loftus-Cheek, un giocatore molto veloce nello spazio per essere un attaccante centrale, quindi non è ovviamente Rafa Leao, però è un attaccante dinamico, veloce, molto bravo anche palla al piede in velocità, un attaccante che sa gestire bene gli spazi, non magari un attaccante che sa giocare molto bene spalle alla porta negli ultimi 16 metri, cosa che forse non sarà chiamato a fare visto il calcio che vorremmo fare, ma sarà un giocatore che deve essere capace di gestirsi molto bene l'area di rigore arrivandoci, andandola a occupare non stabilmente, ma arrivando a occupare uno spazio. Quindi per caratteristiche mi sembra anche molto ben tagliato per quanto riguarda il nostro prossimo attacco. E devo dire anche qui, faccio un piccolo outing, a me era piaciuto veramente tanto nella sua prima stagione in Italia, prima e ultima stagione in Italia, e capisco anche che il flop allo United condizioni il pensiero, e ci sta. Capisco anche che ha un'età molto giovane, lo andiamo a vedere nei numeri, questo è Højlund, insomma non è che ha spaccato, è sempre andato non oltre 10 gol in campionato nelle ultime 3 stagioni, è un ragazzo ancora molto giovane, ha 23 anni, così come in realtà lo stesso Santiago, insomma non è sicuramente un ragazzo âgé, però a me ha fatto veramente tanta impressione, forse ero stato abbagliato io, ma perché mi ero messo proprio a guardarlo in un Milan-Atalanta a girone di ritorno del suo unico anno in Italia, come era stato bravo proprio a mettersi col peso. Se non ricordo male giocava contro Malik Ciao, peraltro, che comunque piccolo non è, e riusciva molto bene a metterci peso contro, a volte anche a spostarlo. A me attira molto come attacco, come attaccante, e quindi la cosa 3 riguarderebbe appunto la partenza di Santiago Jimenez e far arrivare anche contestualmente Vlahovic, che forse dei tre è quello che ha caratteristiche diverse più di tutti rispetto a
sia a Jimenez che a Højlund. È ovvio che è evidente che dal punto di vista economico andrebbe un po' fatto quadrare la situazione, cioè Vlahovic, che peraltro è un problema in questo momento alla Juve, e tu andresti a risolvere un problema alla Juve, ma onestamente mi interessa fin lì. A me interessa che il mio attacco sia performante, sia agli ordini di Allegri, cioè rispetto alle sue esigenze, quindi che vada a risolvere un problema alla Juve mi interessa, tra virgolette, fin lì. A me interessa risolvere i problemi del Milan prima di tutto. E a me l'accoppiata Højlund-Vlahovic, che vi devo dire, piace forse ancora di più dell'accoppiata proprio dal punto di vista tecnico, dell'accoppiata Jimenez-Højlund o Jimenez-Vlahovic. Però qui mi fermo, perché come detto è un video veramente molto personale. Dal punto di vista del mercato per ora è soltanto una voce, anche perché, come detto, andrebbe trovato un compratore per Jimenez, andrebbe fatta una valutazione di Jimenez dopo 6 mesi, forse frettolosa, andrebbe fatto comunque 2 operazioni di mercato grosse, con lo United e con la Juventus e con la terza squadra che andrebbe a prendere Jimenez. Quindi siamo arrivati all'8 agosto, capisco anche che sia abbastanza complesso fare tutto, però era giusto parlarne di questa ipotesi, forse anche un po' troppo suggestione più che ipotesi di mercato. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa a 3 e poi insomma ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti. Grazie a tutti e a presto. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.